Dia le generalità. Incandelangelo, nato a Sulmona il 15 febbraio 1935. Il pubblico ministero può procedere all'esame. Lei è attualmente in detenzione? Sì. È stato ispettore capo della polizia penitenziaria? Sì. Vuole descrivere il suo curriculum professionale dal momento in cui è entrato in carriera sino al momento del pensionamento? Io sono entrato in carriera nel 1955. Ho prestato servizi in diversi istituti. È il tono della voce mia, sono stato operato. Ho girato in diversi istituti, Genova, Fossano, Varese, Mamone e via dicendo. Ultimo, l'istituto di Cuneo per 17 anni, istituto di massima sicurezza. In che periodo ha preso servizio a Cuneo? A Cuneo a dicembre del 1978. Ho sostituito il maresciallo Manfra che era stato allontanato per ragione, era imputato. E fino a che data ha prestato servizio al carcere di Cuneo? 93. 93. Il carcere di Cuneo era un carcere di massima sicurezza? Carcere di massima sicurezza dove si trovavano ristretti i brigadisti rossi, i mafiosi, camorristi, c'era un po' di tutto. Nel corso della sua attività professionale lei ha contribuito alla collaborazione di detenuti con l'autorità giudiziaria, con le forze dello Stato? Sì. In quali casi? Sinteticamente? Sì. Primo caso, in modo particolare, io collaboravo già con il generale della Chiesa quando lui mi cercò, quando prestavo servizio al carcere di Marassi. Quando lui gli hanno dato il coordinamento delle carceri, mi cercò, io non lo conoscevo, e mi ha dato un appuntamento in macchina vicino al cimitero Stallieno di Genova. Mi disse: lei è un maresciallo che io ho sentito nominare a Volterra, perché io ho prestato servizio a Volterra, lei sarebbe il boia di Volterra, perché a Volterra, per mantenere un po' di disciplina, i detenuti mi classificarono il boia di Volterra. Dice: noi dobbiamo collaborare, lei mi deve dare tutto, senza dire niente al direttore, perché lui non si fidava tanto dei direttori. Scritti, mi dette dei registratori. Ecco, su questo poi torneremo. A me interessava che lei brevemente mi indicasse dei casi nei quali lei ha contribuito alla collaborazione dei detenuti, i nomi e i cognomi di queste persone. Ecco, primo Patrizio Pecci. Lei ha contribuito Patrizio Pecci, dopo 20 giorni circa che è stato tratto in arresto, è stato portato al carcere di Cuneo. Era in stato di totale isolamento e io notavo che mal sopportava la vita, l'isolamento, il carcere. Ho approfittato di questa situazione psicologica del Pecci e l'ho invitato alla collaborazione. Questo ha aderito. Allora ho chiamato subito alla divisione Pastrengo il generale dalla Chiesa. Mi rispose il capitano Taddeo, dice: dimmi a me. No, perché in altre occasioni riferivo al capitano. Dico: no, voglio parlare col generale. Mi ha passato il generale e disse: sul generale, guarda, così Pecci. Lui non ci credeva, anzi usò proprio questa parola: vai a cagare, mi disse. Non ci credeva. Allora io, scherzando, dissi: ma forse perché non siete stati buoni voi carabinieri. Dice: chiudi, ti richiamo io. Dopo un quarto d'ora venne una Giulia dei carabinieri e mi accompagnò alla stazione dei carabinieri di Cuneo. Lì c'era il colonnello Panizza, un po' scocciato,
mi disse guarda devi parlare con questo telefono, così, 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 io me ne devo uscire dall'ufficio mio. Dico ma per me lei può stare, no, io devo uscire. Evidentemente aveva l'ordine del generale che non dovesse essere presente. Spiegai tu ancora dettagliatamente al generale e mi mandò, non mi ricordo se era un sottufficiale o un ufficiale, con un registratore, perché non era ancora convinto della collaborazione di Peci. Chiamai Peci, lo riportai sul discorso, lo registrai e detti questa registrazione al generale. Mi scusi, Peci era consapevole che lei stava registrando oppure no in quella No. fase? Quindi No. senza che Peci sapesse che... Anzi mi disse non è che mi sta registrando, ma ci mancherebbe, dico, invece io l'ho registrato. Continui. Allora, una volta che ha avuto la certezza della collaborazione di Peci, dice non deve venire nessuno, non lo dire a nessuno, solo io. Gli dissi generale, dice, però per parlare con Peci ci vuole le autorizzazioni dell'autorità giudiziaria. Questo dice non ti interessa a te, ci penso io. Nel frattempo informai il procuratore della Repubblica di Cuneo, il dottor Campisi, e dopo qualche giorno mi accompagnò dall'onorevole Mazzola, che era capo del SISD. In mia presenza l'onorevole Mazzola chiamò il generale Grassini e disse guarda qui a Cuneo così così, venite giù. E vennero giù anche degli uomini del SISD, 4-5, ricordo Pierantoni. E questi volevano subito parlare con Peci, dico no, ci sono le autorizzazioni, sì, ma noi questo lo otteniamo subito. Nel giro di qualche giorno il generale della Chiesa ottenne tutte le autorizzazioni per parlare con Peci dall'autorità giudiziaria, mentre i servizi non riuscirono ad avere queste autorizzazioni. Comunque mi dettero un registratore anche loro, i servizi, quindi io quando parlavo con Peci in quei giorni lo registravo 2 registratori, una bobina la davo ai servizi e una al generale della Chiesa, però il generale della Chiesa non sapeva che io registravo anche per il sito, altrimenti mi si mangiava. E quindi venne il generale della Chiesa, anzi Peci mi disse guarda non mi portare il generale della Chiesa, invece io gli portai proprio lui, non lo voleva. Poi invece appena che ha avuto contatto con il generale della Chiesa, che venne assieme al capitano Sant'Antonio, perché in effetti il generale della Chiesa non poteva parlare con Peci, ma poteva parlare solo il generale e il capitano, perché lui essendo il generale non era un pubblico ufficiale, ma io lo feci parlare ugualmente, per la verità. Quindi appena che Peci ha avuto contatto con il generale della Chiesa, poi è rimasto entusiasta, anzi gli fece piacere, dice no, voglio parlare solo con lui. E quindi si è andato avanti diversi giorni, io mi accorgevo che il generale della Chiesa aveva qualche contrasto a Roma perché non gli lasciavano fare come voleva fare lui, Peci incominciava a traballare, quasi che voleva fare marcia indietro, io cercavo di curarlo, non so, lo trattavo bene a mangiare, gli compravo roba un po' particolare e via dicendo, e quindi ho cercato di tenerlo su. Ricordo che i servizi volevano assolutamente entrare, ma io gli davo le bobine, ma non ho permesso mai di parlare con Peci. Mentre da Roma telefonavano al direttore Condestabile, che è qui come teste, dice fate entrare i servizi, avete il governo alle spalle e via dicendo, ma comunque non l'abbiamo fatto entrare. In quei giorni lì mi telefonò anche il generale Grassini, che stranamente, anziché di dirmi, era al SISD. Allora era il capo del SISD. Sì, anziché di dirmi fa entrare gli uomini del SISD, perché quelli premevano per entrare,
Mi disse: maresciallo è solo, sì. Dice: non faccia entrare gli uomini del SID se non hanno i permessi. Io rimasi, per la verità. Quindi poi seppi che queste bobine che io davo a Della Chiesa sono state sentite anche a Roma da Cossiga, non mi ricordo chi me lo disse, e mi sembra anche dal senatore Andreotti. Non so se è vero, però a me me lo disse qualcuno. E stabilirono che la parte operativa della Chiesa il caso Peci lo dovevano gestire i servizi, che poi si verificò al contrario, perché praticamente fece tutto il generale della Chiesa. Quindi col generale della Chiesa, a parte il caso Peci, il rapporto è andato sempre avanti, perché io continuamente le davo registrazione di mafiosi, brigadisti. Perché questo costituirà oggetto di un'altra domanda specifica. A parte Peci, vi sono stati altri detenuti mafiosi o brigatisti per i quali lei è intervenuto e ha svolto attività collaborazione? Sanna Giancarlo. Sanna Giancarlo, io sono riuscito anche lui a convincerlo e mi disse: sono stufo, sono pronto alla collaborazione. Quindi? Molto. Bene, andiamo avanti. Volevo dire che questo, poi chiamai il generale della Chiesa, questo qui è stato tradotto a Pisa, a centro clinico per cure accidenti. Ci siamo fermati in una stazione di carabinieri vicino Cuneo, generale l'ha sentito, è stata mandata lì in questo centro clinico dove ci facevamo passare altri brigadisti, lui raccoglieva notizie, io andavo a Pisa, me le dava a me, io le davo al generale della Chiesa, ed è stato quello che ha aperto la strada per la liberazione del generale Dozier. Una trentina di lode nel fascicolo mio è pieno. Ho capito. Bene, quindi abbiamo un po', raccontato la sua esperienza professionale, la sua vita. Andiamo al punto. Lei ha conosciuto... Ho corso anche dei rischi, ecco, minacce di morte ne ho avuto spesso, una decina di volte. Il Ministero mi ha mandato a chiamare a Roma, dice: maresciallo, qui ci sono segnalazioni che la vogliono ammazzare, vuole essere trasferita. Ma dico: che mi trasferite? Dove vado? Lì perlomeno sono... E lì si limitavano a farmi fare delle dichiarazioni che io non volevo essere trasferito, e quindi si mettevano a posto e io me ne ritornavo a Cuneo. Una volta in modo particolare, questo l'ha raccontata anche Sanna Giancarlo, che doveva essere l'esecutore materiale, mi dovevano ammazzare assieme al procuratore della Repubblica, dottor Campisi, per una pura coincidenza che si è fermata una macchina della polizia, è saltata. È saltato il progetto di attentato? Sì. Ho capito. Anche alle figlie che andavano scortate a scuola. Le mie figlie hanno trovato documenti nei covi delle Brigate Rosse, gli orari che andavano a scuola, quindi per diverso tempo sono andata a scuola scortata da Giulio dei Carabinieri, grazie all'appoggio dato dal generale della Chiesa. Ho capito. Ritorniamo al generale della Chiesa. Sì. Torniamo un attimo indietro. Lei ha detto quando l'ha conosciuto. Sì. Che tipo di rapporto ha avuto col generale della Chiesa? Che lavoro ha fatto per suo conto? Dunque, il generale della Chiesa, io innanzitutto nel carcere di Cuneo in modo particolare fotocopiava tutto dei detenuti, quelle che scrivevano, anche roba che avevano nascosto nelle perquisizioni, quello che mi dicevano i confidenti, riferivo tutto dettagliatamente. E dalla Chiesa allora era capo della Sicurpena? Sì. Allora, per quanto riguarda i scritti, veniva di solito il maresciallo Gasparella dell'ufficio coordinamento, e io consegnavo tutti questi scritti, mentre le bobine le prendeva personalmente lui, il generale della Chiesa. Ci davamo appuntamento e io consegnavo questo bobine. Di solito veniva di sera, si parlava, consegnava queste bobine, anzi mangiava la pizza assieme a me. Parliamo di bobine di
Di che cosa? dei colloqui dentro le celle, quelle che i detenuti che parlavano, in tutti gli angoli. Vuole spiegare, dalla Chiesa la incaricò di registrare Sì, di nascosto? sì, sì, Esattamente cosa le dite del registratore? Si sente, marescialli, i tempi sono quelli che sono. In che anni siamo, per capire? Io avevo incominciato anche da genere, ma in modo nel 79. 79, Dice, quindi in qui pieno terrorismo. lei si deve adoperare, qui mi deve fornire, deve mettere questi microspii, anche se so illegale, stiamo servendo lo Stato, e in più occasioni mi ha detto pure qui, se vogliamo salvare la vita, io, lei, altri come noi, dobbiamo anche agire nell'illegalità, in poche parole. E quindi cosa le dite? Dei registratori? Sì. Che tipo di registratori erano? Nigra, se ricordo bene, però un tipo di registratore tedesco che se si accendeva non si sentiva, ci voleva la cuffia, una cuffia particolare, ma lui non me l'ha data la cuffia. Scusi, capiamo meglio questo fatto. Sì. Si registrava una conversazione, se si voleva ascoltare quella conversazione occorreva una cuffia particolare che lei non aveva. No, non solo, ma io ho provato a infilarci qualche altra cuffia, però non sono riuscito a sentire, perché lui sicuramente ha modificato il congegno in qualche modo, comunque io non riuscivo a sentire. E io li piazzavo dopo più o meno. Cioè dentro le celle? Io sì, personalmente non mi fidavo di nessuno. Anche nei colloqui ci sono le tracce ancora adesso, se vanno a guardare, personalmente ho bucato una parete, sono andato a finire proprio dove parlavano i detenuti, e lì sotto io ho messo i microfoni. E poi queste bobine a chi le dava? Le dava il generale della Chiesa, personalmente. Personalmente. Gli hanno votato, dico 50, ma forse di più, che avevano la durata di 3 ore, 4 ore. Ogni bobina? Sì. La stessa cosa ha fatto per conto dei servizi? Sì. Quale servizio? Il SISDE? SISDE. Ho capito. Quindi lei non ha mai ascoltato, se ho capito bene, il contenuto di questa registrazione? Non aveva neanche il tempo. E quindi nel tempo che tipo di rapporto si è instaurato col generale Dalla Chiesa? È un rapporto esclusivamente, diciamo, professionale, o si stabilì anche un rapporto veramente umano? Anche di amicizia, se vogliamo, con il generale della Chiesa, perché quando lui veniva da me, ricordo certe volte quasi che si sfogava pure. Qui per esempio ho portato un telegramma che mi fece lui in occasione personalmente della festa del corpo, ma ho anche auguri, affezionatissimi, mi ha regalato, non so, ciondole dell'Arma dei Carabinieri, e ogni tanto quando se ne andava mi faceva: vieni qua, si metteva una mano qui e mi dava una busta, questo non per te, per le tue figlie, e dentro c'erano 300.000, 400.000, 500.000. Questo è capitato diverse volte. Un giorno, siamo nei primi giorni del 1979, mi telefona il generale della Chiesa, come al solito: è solo? Sì, ci dobbiamo vedere questa sera al solito posto, una zona chiamata Pantalera, alla periferia di Cuneo. Pantalera la zona, è in aperta campagna. Io vado lì, mi fermo con la macchina, subito dopo arriva un'Alfa bianca, mi fa con i fari, mi si avvicina e dice: segui. Era lui con l'autista, e andiamo dentro a uno spiazzo lì in una campagna. Sono arrivato lì, sono sceso, è sceso il generale, è andato a fare la pipì, poi dice: vieni qua. Allora mi ha fatto sedere dentro quest'Alfa, lui era dietro e io mi sono seduto dietro, avanti c'era l'autista. Mi dice: senti un po', dice, stammi bene a sentire, qui dentro al carcere di Cuneo sono entrati documenti riguardanti il sequestro Moro e li deve trovare.
Vedi che le devo trovare. Io ero 15-20 giorni che prestavo servizio a Cuneo, ancora diciamo non conoscevo bene neanche la struttura del carcere di Cuneo. Mi disse adesso lui ti spiegherà come sono entrate questi documenti. Lui chi, scusi? L'autista, questa persona avanti. Per me fino a quel momento era l'autista. Allora il generale della Chiesa si siede avanti e questo autista, per il momento lo chiamo autista, è passato dietro, sulla mia destra. E mi comincia a spiegare come sono entrati questi documenti. Dice guarda che dove fanno colloquio, dove i familiari dei detenuti vengono perquisiti prima di essere ammessi a colloquio, ci sono delle grate senza la rete e quindi può passare qualsiasi cosa prima di essere perquisita. E lì ci bazzicano anche detenuti che possono prendere qualsiasi cosa e portarla dentro. Io non sapevo neanche cosa rispondere perché ancora non l'avevo notato questo disservizio, diciamo. A un certo punto mi disse qui sono entrati documenti di Moro, armi, droga, un po' di tutto. A un certo punto il generale della Chiesa, non mi ricordo che chiese, ho un indirizzo o un numero telefonico e quindi accese la luce dell'autovettura e io in quel momento ho visto sta persona in faccia come era fatta, perché non la vedevo prima, ho visto il viso di questa persona che mi parlava, un accenno romanesco. Un accento romanesco? Sì. Parlava con un accento romanesco? Sì. Ecco, gli dice, ha consultato l'agenda lì, dice non ce l'ho qui, dice forse ce l'ho in redazione. E io in quel momento ho capito che non era un militare dell'arma, ma un giornalista, ma non mi sono osato chiedere niente al generale della Chiesa. Non gli ho chiesto chi era. Sta di fatto che però avevo notato che tra questa persona in generale non c'era quel, diciamo, rapporto di subordinazione. Il giorno dopo vado al carcere e vado a vedere dove... Mi scusi un attimo prima Prego. di questo. Questa persona, Sì. diciamo lo sconosciuto, l'autista come lei l'ha definito, le spiegò anche dove si trovavano questi scritti, questi documenti? Dove sono passati? Dove sono passati? Dice, comunque sono dentro al carcere di Cuneo, dice. Sono entrati Le disse a chi erano destinati? a Turatello. Francis Turatello? Sì. Turatello Le disse se erano dentro una busta, se erano mi dentro... disse che erano avvolte con dello scotch da imballaggio color marrone e anche dei buste di plastica e poi c'era questo scotch, ecco, mi fece questa descrizione. Anzi, il generale della Chiesa mi disse guarda, non ti permettere se lo trovo di aprirlo. Il generale mi impose questo e il giorno dopo vado a constatare quello che mi ha detto e ho constatato quello che mi ha detto questa persona, preciso, tutta la rete metallica, come effettivamente poteva entrare la roba, tutto, e quindi ho dovuto prendere subito delle precauzioni. Dopo 3 giorni da questo incontro il generale della Chiesa torna a Cuneo e mi manda a chiamare alla stazione dei Carabinieri e mi dice questo non te l'ho detto di fronte a quella persona, dice ma mi deve trovare anche scritti dentro al carcere di Cuneo che riguardano il senatore Andreotti.